mamma mia, oh, che risotto che mi faccio oggi. Oh. E quando non vi fate cucinare, ma volete fare una bella figura, tornate al ristorante. Ma quale? Quello mio. Lo sapete che facciamo l'anniversario di un anno? Una figata. Quindi lunedì 27 gennaio siete tutti invitati perché ci sarà il compleanno del mio ristorante, quindi brinderemo insieme, vi offro da bere e vi offro qualcosa da mangiare, quindi vi aspetto lunedì 27 alle ore 19 al mio ristorante. Siamo arrivati al primo piatto da mettere in questo menù che dobbiamo spendere meno di 25 euro. Quindi che cosa ho pensato? Ho un risotto fatto con zucca, col gambuccio di prosciutto, quindi quelli che stanno in offerta, che capite tante volte al supermercato, belli, capito, un po' grassetti, che sono speciali. Poi ci sta un po' di provola, c'è un parmigiano reggiano, un grana padano, quello che c'è da casa, il burro, il riso. Sul riso, ragazzi, serviranno 200 grammi per 2 persone, però a mangiare bene, 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 proprio strafogate. E poi il brodo, quello che avete in casa, quindi se c'è della costa di Serra, se c'è un porro, un cipollotto o una carota, quello che ci avete. Iniziamo subito da che cosa? Dal brodo. Carota, sempre, oh, non ve voglio vedere, lo sapete come la penso, no brodi qui là, estratti, liquidi, addirittura col Tetra Pak, i brodi già belli che fatti, no, assolutamente. Quindi verdure fresche, vogliamo una roba buona, fresca, saporita, gustosa. Un porro, facciamo così, facciamo in questa maniera, usiamo la parte questa qua più verde per fare il brodo, ok? E la parte bianca sarà il fondo del nostro risotto. Ci siamo? Fino a qua ci stiamo bene? Poi sedano, eccolo qua, l'altra costa ce l'ho qui, perfetto. Poi ste verdure gli do una botta di coltello, guarda, seguimi, così. A me piace che queste verdure devono prendere gusto e sapore. Ci mettiamo un goccino di olio, di quello buono, e facciamo partire subito al massimo il tegame, ok? Così le facciamo rosolare bene, gli diamo un bel sapore, un bel gusto e vedrai che ti diventa un brodo veramente coi conto. Una cosa importante, che fai? E qua. Voi dovete usarle, dovete avere sta roba a casa, Sta roba ce la dovete avere, perché ce l'ho io dentro casa. Prima di ricordare c'avevo il terrazzo, fare il terrazzo era più facile. E mo ce l'ho dentro casa e ce l'ho, me la tengo un po' di salvia, un po' di rosmarino. Fa sempre, queste cose durano come erbette, vedete? E le mettiamo qua dentro, così si profuma già questo brodo. Boh, voi immaginate il prosciutto, ok? Che è buono, da quel grassetto fantastico, è molto appetitoso. Io lo voglio usare come se fosse il guanciale per la matriciana o per la carbonara. Quindi taglio sti pezzetti così, ma se è buono, quanto mi piace il gambuccio a me. A voi piace il gambuccio? Ma guarda, al massimo che lo trovi sono 1,30 euro, 12,90 questo qua l'ho pagato. Ed è fantastico, ragazzi. È la parte per me migliore del prosciutto. Guarda, bello. Senti le verdurine come fanno? Un gran profumo. Sto rosmarino, sta salvia è profumatissima. Acqua. Adesso sono belle rosolate, vedi? Così, guarda che sono rosolate. Così ci abbiamo un bel po' di brodo e non rischiamo di rimanere senza brodo, assolutamente. Ma mentre si sta a fare il brodo, tu che fai? Tu ti devi iscrivere, perché io lo so, sei uno di quelli che vede e non si iscrive. È gratis, come tu lo scrivi, te lo firmo, è gratis, dai fallo, metti là, così, seguimi, dai, iscriviti anzi. Siamo in due, siamo marito e moglie, siamo due amici, siete quello che volete voi, fate come volete voi, amatevi, basta e amate. Allora, ci dobbiamo fare coccolare benissimo, anche quando uno non ha grandi possibilità, perché non tutti possiamo comprare tartufo, non tutti possiamo comprare cose tanto particolari, però è un pezzetto di magno, però la nostra cucina, vanno giù, la nostra cucina è fatta di prodotti semplici, però
e che non costano tanto, vanno soltanto un po' scelti, vanno soltanto un po' selezionati. Guarda qua che roba, vieni. Mamma mia, a me mi sta a venire la bavetta, mi sta a venire. Sto grassetto quando si scioglie. Accendo la padellina, accendo la mia wok, metto un pezzettino di burro, eccolo qui, facciamo sciogliere e mo adesso sto prosciuttino, piano piano, si lascia andare, tutto quanto così, caruccio, caruccio, caruccio. Oh, da impazzio. Non puoi capire con sto burro che profumo che si sente. Oh. Questo è troppo grosso, è qua. La facciamo diventare un po' croccantino sto gambuccio adesso, così, piano piano. Prepariamoci. Il porro, tagliato sottile sottile. Bello, bello, bello ragazzi, guardate qua che spettacolo, guardate che colori, spettacolare, guarda, lo scoliamo dal grassetto, dentro a sto grassetto così, mettiamo il porro, pensate il gusto e il sapore, abbiamo utilizzato tutti i grassi, abbiamo utilizzato un po' di grasso del prosciutto, del gambuccio, chiamiamolo così, metto un po' di acqua, così si ammorbidisce piano piano. E nel frattempo, sempre nel frattempo, ci è rimasto un pezzo di prosciutto qua, ci dedichiamo alla zucca. Quindi è normale che ne userò mezzo chilo di zucca, poi dipende da voi. Mo adesso questa qui è la mia idea di menù, ma è anche vero che potete comprarvi per 2 persone 250 grammi di zucca, sono più che sufficienti, insomma, no? Poi, se invece avete fatto questo solo piatto unico, quindi non è un menù, allora potete esagerare, 300-400 grammi di zucca, ma non di più, insomma, è tanta roba, vedo? Questa è la dedica, è la zucca, diciamo, quella che fa parte pure della zucca mantovana, e sono molto asciutte, guardate, asciutta, 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 bella soda. Io la amo questo tipo di zucca, è pazzesca. Quindi, allora, noi vogliamo assolutamente che questa zucca perda un po' il colore, ok? E si sfaldi il prima possibile. Quindi io direi di farla a pezzettini più piccoli possibili. Vai, così. Si cuocerà insieme al riso. Ci avrà 17 minuti per cuocersi. Così, piccola, piccola, piccola. Questo dipende dai tempi che avete a disposizione, Io voglio mangiare in 17 minuti, massimo 20 minuti, e me la faccio bella cotta, bella piccoletta. Poi se voi avete più tempo potete metterla pure al forno, però se volete risparmiare sulla spesa, dovete pure risparmiare sull'energia elettrica e mettete ad accendere il forno per la zucca. A questo punto, cari signori, è arrivato il momento del riso. Che riso vogliamo mettere? Sicuramente un superfino, perché il superfino è il riso più adatto per fare il risotto. Quindi arborio, il famoso Carnaroli sono due degli esempi, i massimi esponenti. Guardate che bel chicco, e guardate il chicco del superfino com'è, è un chicco lungo, guardate, lungo, bello, ti lascia un po' di amido sulle mani. Adesso metto il riso a contatto con il porro. Dobbiamo essere bravissimi a non bruciare il porro, ok? Si può anche tostare a secco per quelli meno esperti, così evitate di bruciare il porro. Però mo mi serve una cosa, io mi sono dimenticato, mannaggia le miserie, aspetta un po', giro così, dici tu stai andando, aspetta. Ci serve un po' di vino, un goccio di vino ce l'avete dentro il frigorifero. Oddio, eccolo qua, che cos'è? Ok, via, prosecchino c'ho. Così sfumiamo, mannaggia le miserie, sono dimenticato, succede pure a me. Allora, mentre sta andando, e mi devo sbrigare, aprirlo. Questo è il bello della diretta. Io faccio le cose proprio così, come vengono. Uno, ok, via, ci siamo, quindi posso continuare.
Io me ne accorgo che è tostato quando il riso scivola sulla padella, non si aggrappa più. Quelle puntine che vedete, questi qui, sono pezzetti ancora di gambuccio, vedete? Non è bruciato il porro, Bello, ci siamo. Meraviglioso. Dai, è bello. Senti questo rumore? Ti sta di... Oh, ne voglio ubriacare. Butta il vino. Allora, ve l'ho detto tante volte, il vino serve per dare un tocco di acidità al risotto, ok? Quindi adesso lo portiamo, lo facciamo ben evaporare l'alcol, mettete cernaso, questa è perfetta, o d'alluminio, d'acciaio ancora meglio e di lama ancora meglio ancora per fare il risotto, però se ve la metto qua dentro voi non vedete niente, allora la faccio qui, evaporato l'alcol. E adesso aggiungiamo il brodo di cottura, vai, zacchete, e metto subito la zucca. Il primo brodo che metto io personalmente lo metto a coprire tutti il riso. Con il sale stiamo molto attenti perché il grassetto che lascia il gambuccio è abbastanza saporito. No, ci vuole il sale, voglio a te. Tiè. Vai, era un dolce quel coso. Vai, così, vai. E adesso facciamo cuocere, tranquillo, tranquillo. Quanto tempo? E quello ci vuole. 17 minuti. E ogni tanto dai una bella girata, dai fastidio. Guarda, così. Ecco qua. Ci siamo quasi. Allora, tagliamo un po' di provola, dolce, anche affumicata andrebbe benissimo, Mo immaginate questa quando poi si scioglie. Che roba, non ne serve tantissima, un etto e mezzo, chiede provola, niente di più. Allora, sentiamo il riso adesso a che punto sta. Un po' si è sciolta la zucca, guarda. Faccio così, la schiaccio proprio, guarda. Vedi? Schiacciata proprio. E un po' è rimasta, a me piace questo gioco così, che si vede un po'. Spengo, mettiamo un po' di burro. Freddo è ancora meglio, così, poi parmigiano, mo lui si sta assestando, sta un attimo tranquillo, si sta così a riposare, diciamo. Questa la mettiamo dopo che abbiamo mantecato perché sennò diventa fila tutta. E adesso guarda qua che roba, prima capito, la mantechiamo bene senza la provola. Bella, ricca, questo è un piatto unico, ragazzi. Lo sentite? Piano piano si sta. Questa piano piano si lascia andare, sta provola, guarda. Già sta cominciando a filare, Oddio. Guarda come si sta consumando. Vedi? Un po' ce lo metto. Di cambuccio, guarda qua. Ci siamo? Esagero, The Sound of Love, beccate questa. Assaggio. Oddio, sta qua. Prendo un po' tutto. Non lo so, così sta. E lo sapevo mo che succedeva questo. Lo sapevo io. Però ci sta, ragazzi, ci sta. Mamma mia. Gambuccio. Guarda che bello. Questo è il primo piatto del menù, è il risotto del menù dei 25 euro. Che vuol dire, per chi non ha visto la puntata precedente, facciamo qui e lo riassumiamo, è il piatto di mezzo. Abbiamo fatto l'antipasto, la bistecca col fiore e con il broccolo, adesso abbiamo questo risotto pazzesco e poi dopo, ragazzi, faccio pure il secondo col contorno, quindi con 25 euro vi faccio mangiare in 2-3 persone un menù completo. Il mio bicchierozzo ghiacciato e mo si mangia.
Ah,